Sapete che cos'è l'anafora? Ma sì dai, pensateci bene, la usate più di quanto crediate. È diffusa in letteratura, certo, ma anche nel linguaggio comune. Vi ricordate di Cecco Angiolieri, il poeta dalla vita sregolata? Bene, siamo in pieno Medioevo. Un bel giorno da di matto ce l'ha col mondo intero, anche con i genitori che non gli danno abbastanza soldi per le taverne e i dadi. E allora cosa fa? Scrive un sonetto rovente. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua il annegherei, si fosse Dio manderei l'en profondo. Ebbene, questo si fosse all'inizio di ogni verso è proprio un'anafora. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Cos'è l'anafora? Beh, l'anafora è una figura retorica, uno strumento fatto apposta per rendere più appassionante il racconto. È la ripetizione all'inizio di un verso, di una frase, di una o più parole che si trovano già all'inizio del verso o della frase precedente. Ma a cosa serve l'anafora? Cosa significa davvero questa parola? E che differenza c'è tra anafora e allitterazione? Scopriamolo insieme. L'anafora mette in evidenza un concetto, enfatizza un'immagine, richiama l'attenzione su una data situazione con l'espressività vigorosa della ripetizione. Insomma, coinvolge la mente del lettore creando un'atmosfera, un effetto, facendogli provare una sensazione. Cecco con quel si fosse lo fa strattonandoci brutalmente. Vuole farci capire di essere furibondo, di voler spaccare il mondo. Catullo invece con l'anafora ci trasmette tutta la dolcezza dell'amore, con un solo avverbio, deinde, che significa quindi, poi. In un Carme famosissimo dedicato alla sua lesbia, siamo nel I secolo a.C. Dammi basi a 1000, dammi 1000 baci, deinde 100, e poi 100, dein 1000 altera, poi altri 1000, dein secunda 100. E poi ancora 100, deinde usque altera 1000, poi ancora altri 1000, deinde 100, e poi 100. È la stessa etimologia della parola a rivelarci che l'anafora riprende più volte lo stesso concetto. Per quale motivo? Dovete sapere che la parola anafora ha origini greche, significa offerta, il portare su. All'inizio infatti è il pane offerto per l'Eucarestia, che porta in alto, che eleva, che porta davanti a Dio. Ma poi la retorica si appropria della parola per farsi più bella. Ora, anafora deriva dall'accostamento tra un avverbio, ana, che significa su ma anche indietro e quindi di nuovo, e un verbo, fero, che vuol dire portare. Come figura retorica, allora, anafora assume il significato di portare nuovamente. Diventa quindi la ripresa, la ripetizione, il riferimento. Vi siete innamorati di questo canale? Signori, che dire, non sarò certo io a impedirvi di iscrivervi. Già che ci siete, allora lasciate un commento e condividete. Poi mi raccomando, attivate subito la campanella delle notifiche, non perdetevi le novità. Se invece il video non vi fosse piaciuto, vi prego, non diffondete, spegnete subito il cellulare e non parlate più con nessuno. Anafora nel linguaggio comune è il riferimento a qualcosa di già menzionato. Ho comprato un libro e l'ho letto. Il pronome lo è un'anafora perché richiama la parola libro. Ma troviamo l'anafora anche nelle preghiere. Nelle formule ripetute dei salmi, con quel ritmico rendete grazie al Signore. L'anafora è nelle filastrocche per i bambini, aiuta a memorizzare meglio le parole. E tornando alla differenza tra anafora e allitterazione, dove sta? Beh, l'anafora ripete delle parole all'inizio di versi successivi, mentre l'allitterazione è la ripetizione di lettere o di sillabe all'inizio di vocaboli successivi, come in 33 trentini entrarono a Trento, tanto per intenderci.
Capitasse dunque di incontrare un'anafora, godiamocela tutta, perché forti dell'etimologia, anche noi oggi sappiamo di quella ripetizione incalzante, di quella ripresa insistente, messa lì davanti per scatenare ad arte forte emozione, grande meraviglia e intensa partecipazione.